Le uova ripiene sono un antipasto che non può assolutamente mancare sulla tavola di Pasqua, ma in realtà vanno bene in qualsiasi occasione. Oggi le preparerò insieme ad altri due semplicissimi antipasti con cui accompagnarle. Come prima cosa prendo 20 g di burro e li metto nel bicchiere del mixer. Metto il burro un attimo nel forno a microonde alla minima potenza per ammorbidirlo leggermente. Ho qui 4 uova sode che sono già raffreddate. Queste uova le ho fatte sudare mettendole in acqua fredda, poi ho aspettato il bollore 8 minuti, poi le ho levate e le ho subito passate in acqua fredda. Le uova non sono venute come speravo, ma si fa con quello che si ha. A questo punto devo tagliare le uova a metà ed va fatto con un coltello il più affilato possibile. Se durante il taglio il coltello si sporca, ripuliscilo. Adesso leva i tuorli e mettili nel bicchiere del mixer. Qui ho gli altri ingredienti che servono per le uova ripiene. Mettiamo 4 filetti di acciuga, poi una scatoletta di tonno che ho già scolato dall'olio e infine una manciata di capperi sottosale che ho messo nell'acqua a dissalare cambiandola diverse volte, e adesso li mettiamo direttamente nel bicchiere del mixer. Adesso vado a rendere tutto omogeneo utilizzando il frullatore ad immersione. Ti servirà un po' di pazienza perché essendoci poco liquido non si frulla benissimo, però ti basterà insistere. A un certo punto fai un assaggio per controllare il sale. Essendo già i capperi salati probabilmente non ci sarà bisogno di aggiungerlo. Adesso riempio le uova e lo faccio con un sac à poche. Prendo questo sac à poche di quelli usa e getta, che dispiace un po' buttare la plastica ma in realtà sono comodissimi. Ci metto dentro la punta più grande e poi taglio in maniera, lo arrotolo e poi trasferisco l'impasto all'interno del sac à poche. Ecco, ho qui le uova e piano piano le riempio. Le nostre uova sono praticamente pronte. Il secondo antipasto è una cosa velocissima perché se devi preparare un intero pranzo non vuoi perdere troppo tempo con gli antipasti. Ho qui tutte delle cose pronte, quindi prendo del prosciutto cotto già tagliato in forma rettangolare, dell'insalata russa che puoi trovare confezionata, aggiustiamo un po' con le mani e poi arrotolo in questa maniera il prosciutto. Ho intenzione di farne 3 pezzi, per cui inserisco 3 stuzzicadenti, così, e poi con un coltello affilato taglio. Una cosa molto semplice che le persone potranno mangiare molto facilmente e che almeno è qualcosa di diverso dal solito. Adesso passo al terzo antipasto, ma prima ti ricordo di lasciarmi un mi piace perché lo apprezzerei veramente molto. Ti ringrazio. Per questo antipasto mi serve del taleggio. Lo ripulisco dalla buccia, ecco, ne prendo un bel pezzo e lo metto in una ciotola. Adesso dovrò lavorarlo con la forchetta e per agevolarmi il compito lo scaldo leggermente, anche questa volta nel forno a microonde alla minima potenza. Mentre il forno a microonde fa il suo lavoro, io prendo questa salamella piccante e ne taglio qualche fetta. E a questo punto faccio a pezzettini queste fette che ho fatto. Riprendo il formaggio dal forno a microonde e adesso si vede che è molto più lavorabile. Aggiungo la salamella e poi la lavoro con la forchetta. A questo punto metto l'impasto sul pane. Puoi utilizzare sia del pane casalingo come questo, sia del pane a cassetta. Lo spalmiamo sulla fetta di pane e lo stessa cosa faccio col pane a cassetta. Bene, taglio il pane in dei pezzetti più piccoli e li metto su una teglia. Bene, adesso metto nel fornetto a scaldare per qualche minuto in maniera che il formaggio si sciolga un po'. Mentre il formaggio è in forno preparo il piatto di portata. Metto al centro i rotoli di prosciutto cotto, poi intorno dispongo le uova ripiene. Sono bastati veramente pochissimi minuti, il pane e il formaggio è già pronto e con una forchetta mi aiuto a disporli. Bene, spero che questo piatto di antipasti ti piaccia, a noi piacerà di sicuro. Ti saluto e alla prossima, ciao!